Siamo con Angelo Martino, proprietario dello storico ristorante al 53 di Napoli, realtà in cui il cibo è di tutti e il luogo dove viene portata avanti la cucina tradizionale napoletana. C'è un sapore della sua infanzia che considera ancora la misura di tutte le cose. Il sapore dell'affetto, perché per quanto mi riguarda, diciamo, essendo un'attività storica dove in realtà i miei genitori sono stati i protagonisti di buona parte di questa storia, il primo sapore che mi viene in mente è quello dell'affetto, i genitori che stavano appunto qui a lavorare, quindi il sapore primo del cibo è il sapore dell'affetto, il sapore di chi ti manca, il sapore di chi sai che qualcuno sta lavorando per farti stare bene, e quindi questo è il primo motivo del mio contatto con il cibo. Qual è il piatto che più di ogni altro racconta secondo lei la storia di questo quartiere? In realtà più che un piatto singolo è un insieme di cose, un'universalità di cose, perché il centro storico di Napoli, a mio modo di vedere le cose, sono il centro tavola, quindi gli antipasti, l'universalità degli antipasti trattenuti in base a dei temi specifici, che può essere l'orto, che può essere il mare, la diversità delle culture, la diversità degli odori, dei colori, e quindi un poco quello che magari qualcuno chiamerebbe la confusione di tante cose messe a tavola, secondo me è il piatto più importante del centro storico. A Napoli il cibo è sempre stato anche un atto politico, sfamare tutti, non solo chi può permetterselo. Quanto è ancora vera questa sua idea nel ristorante? È ancora attuale, verissima, poco praticata, perché a mio modo di vedere tu quando sei nell'ambito ristorativo ti avvicini a cosa scegliere, mentre lo fai eserciti un pensiero politico, eserciti un pensiero, diciamo così, di cosa poter scegliere perché è giusto o di cosa non scegliere perché magari non è giusto. Quindi in realtà è come se tu stessi esercitando un pensiero politico con il cibo, se non lo interpreti solo come concetto di nutrimento. E quindi piuttosto che diciamo così, prendere, che ti devo dire, un legume che viene dal Belgio, dai Paesi Bassi, dal Belgio, dalla Spagna, prendi un legume del territorio, io non solo credo che questo legume che tu prenda dal territorio sia un legume solo più saporito, ma è anche più giusto. E quindi tu, penso io, che per il tramite del cibo puoi scegliere da che parte stare. E oggi è importante, insomma, dare una dimostrazione per il tramite anche del cibo da che parte stare, soprattutto se tu consideri che adesso sono attualità di tutti i giorni, il cibo viene utilizzato come arma. Allora magari quando scegli le cose, piuttosto che farti guidare da una moda, piuttosto che farti guidare da un sapore, meglio se ti fai guidare anche da un concetto, diciamo così, politico, per il tramite del quale tu ti puoi esprimere. Il cibo è scelta e quindi ti puoi esprimere per questo tramite. C'è una ricetta che rischia di sparire e che si sente in dovere di tenere viva? Certo che sì, ce ne sono diverse, quelle che mi vengono in mente che tuteliamo in tutti i modi nell'ambito di questo ristorante, che appunto, come dicevi tu, è un ristorante storico, è per esempio la minestra maritata, il zuppa di carne corto di soffritto, uloto furn, affrittata anche di maccheroni, così, tutti gli antipasti che ti dicevo prima, perché appunto, diciamo, sono la caratteristica di questo ristorante. E pochi altri, tipo come per esempio a volte pure può essere la braciola di gotica. Quando un cliente entra qui, cosa dovrebbe sentire che non sente altrove? Dovrebbe sentire la leggerezza di un rapporto che si vuole costruire. Noi quando le persone entrano, in qualche modo, siccome è un lavoro molto severo questo, perché gli orari sono particolari, si fa parecchio tardi, mentre gli altri si divertono, tu lavori di più. Quindi ho bisogno, e abbiamo tutti noi bisogno, di sentirci parte di un meccanismo più leggero che porti e conduca all'amicizia, quella vera però, non costruita del solo conto da pagare.
Se praticamente si sente solo un conto da pagare o un meccanismo di scelta di un ingrediente, non mi vede particolarmente felice. Quindi quando viene una persona, il primo trasferimento di interesse che ho è quello di fargli sentire la leggerezza, di stare veramente in un ambiente dove può venire per come è vestito e non per come si dovrebbe vestire, può venire, diciamo così, magari spettinato. Il suo ristorante esiste da decenni. Cosa ha visto cambiare i napoletani nel loro rapporto col cibo? Questa è una bellissima domanda perché praticamente io nell'età che ho, il ristorante storico, me ne occupo da parecchio tempo e quant'altro, ma osservo sempre di più che le persone hanno un rapporto violento con il cibo, hanno un rapporto che non vuole essere un rapporto culturale, di ricerca, di pazienza, dei giusti tempi, magari del come si fa, del perché si fa così, eccetera, ma hanno un rapporto di dominio e di violenza, nel senso magari non proprio letterale del termine, ma nel senso proprio di fare presto, di sbranare e di volersi più affermare per il tramite del cibo che piuttosto, diciamo così, ricercare qualcosa. E quindi questo meccanismo di violenza che magari si vede un pochino in giro, anche nei comportamenti umani, poi questo meccanismo di violenza lo ritrovi anche nel rapporto di tu e il cibo, e quindi di mangiare presto, di mangiare veloce, di mangiare a prescindere, di mangiare quando vuoi e non quando si deve, quando i giusti tempi di attesa. Questo è quello che noto sempre di più. La dieta mediterranea è stata riconosciuta patrimonio immateriale dell'umanità. Cosa significa questo per chi, come lei, la pratica ogni giorno in un luogo pubblico? Questo praticamente pure è un aspetto importante perché io ritengo che i ristoranti siano delle piccole agenzie educative dove tu puoi in qualche modo, diciamo così, applicare in concreto alcuni principi, valori o vettori che impari in altro luogo. Ad esempio il concetto della solidarietà, della prossimità, del mutualismo, da concetti più teorici li puoi veramente, diciamo così, proiettare nel momento pratico dello stare a tavola. Per cui con la dieta mediterranea tu puoi in qualche modo esercitare questi vettori, questi valori, perché per il tramite della dieta mediterranea, che non ritengo essere solo una sommatoria o una somma di ingredienti, ma sono anche e soprattutto dei modi di essere, dei modi di comportarsi, dei modi di stare a tavola in pace, in amicizia, con la leggerezza di cui ti parlavo prima. Per cui a mio modo di vedere la dieta mediterranea è un veicolo culturale più che un sapore. E se guardi la dieta mediterranea solo ed esclusivamente come un ingrediente che ti porta ad un sapore che può essere buono o meno buono, è un grande errore. Secondo me il concetto di dieta mediterranea è il momento culturale che racchiude del come sei, del come potresti essere, del come sei tu in rapporto agli altri e quindi anche al cibo. Questo è il livello più culturale che un livello di ingredienti, di ricette, del si fa così. Un livello, secondo me, la potenza di questa dieta è appunto anche nella liturgia, nei meccanismi di stagionalità collegati alle feste, al fatto che magari non si mangia da soli, ma che si mangia in un gruppo di persone dove si è legato appunto, diciamo così, da un rapporto di amicizia, di sentimenti e quant'altro. Questi sono gli aspetti che, secondo mio modo di vedere, sono benefici, almeno quando le proteine, i carboidrati, gli omega 3, eccetera, perché altrimenti rimani ad un livello molecolare di chimica, di biologia, che comunque è importante, ma non colleghi gli elementi sentimentali, gli elementi dei valori, gli elementi delle condivisioni, che pure
fa parte a pieno titolo di questa dieta mediterranea. Non ti devi solo fermare a sé buono, ma devi pure, diciamo, andare a ricercare ciò che lo rende buono. E normalmente ciò che rende buono un prodotto, un ingrediente, una ricetta è il tempo che dedichi a questa ricetta e quindi alle persone, è il tempo di ricerca che tu fai su un territorio, piuttosto che prenderti praticamente per esempio il fagiolo che viene da X parte del mondo, magari che viene da vicino a te, e quindi ti senti più giusto, ti senti più vicino al territorio. Questo è per me la dieta mediterranea, non è un elenco di ingredienti né del come si fa una ricetta. Questo può avere un aspetto importante, ma non è l'unico aspetto che va inseguito, perseguito e voluto. La dieta mediterranea è molto di più, parecchio di più, ed è soprattutto, diciamo così, un modo di pensare, di rispettarsi, di condividere, di ricercare il territorio, di stringere alleanze, patti, amicizie, rapporti. Questo è per me la dieta mediterranea nel senso più nobile e vero del termine. Cosa si perde quando una cucina tradizionale viene standardizzata o resa turistica? Perdi tutto, perdi il rapporto praticamente con l'ingrediente, perdi il rapporto con il territorio, perdi il rapporto con il tuo fornitore di fiducia e soprattutto rompi quel patto che deve esserci tra questi protagonisti che ti dicevo prima e l'ospite che arriva, perché a volte, diciamo così, con il termine turista o turistico rientrano delle false nozioni, perché il turista è una persona interessata, il turista è una persona che viene per scoprire anche una dieta, anche un ingrediente, anche una ricetta. Per cui se tu poi lo vai a rendere di plastica questo rapporto, se tu vai a rendere questo rapporto come se in realtà stessi vendendo più un souvenir che un piatto, una ricetta, e quindi lo spiegare il piatto, il mostrare gli ingredienti per il tramite magari proprio di portarglielo a tavola, eccetera, è lì che rompi il patto che un ristoratore innanzitutto deve difendere. Per cui quando tu cucini a prescindere, senza sapere dall'altro lato chi c'è, è lì il primo o tra gli errori più grandi, perché a volte senza volere passare con uno che è severo, però a volte c'hai magari dei ristoranti che per i grandi numeri che fanno in realtà cucinano ma senza sapere per chi in quel momento il piatto va servito. Questo ristorante non esiste, non può esistere. C'è ancora una persona che viene al tuo tavolo, prova a conoscerti, a farsi conoscere, si prende carico praticamente delle tue aspettative, si prende carico delle tue fragilità, perché a volte, sai, dietro a delle richieste ci sono sì dei gusti, ma possono esserci anche delle fragilità che vanno rispettate, come può essere un'intolleranza, come può essere diciamo sì, una celiachia, l'essere celiaci o l'essere intolleranti, oppure dei forti credi alimentari, come può essere l'essere vegano, vegetariano. Chi viene a mangiare qui? C'è ancora una comunità intorno a questo tavolo, secondo lei? È un'altra bella domanda. Allora, questo, diciamo, è un ristorante dove la domenica mattina venivano le famiglie proprio come motivo per stare insieme. Io verifico che negli ultimi, io ho quasi 40 anni di esperienza, ho 51 anni, però diciamo sì, stando sempre qui ho in qualche modo attenzionato tutta la socialità collegata al tavolo e quant'altro. Io noto che praticamente non c'è più quel fatto di venire a mangiare nell'ambito della ristorazione del centro storico di Napoli con il nonno, con la nonna, con la famiglia allargata del tipo i cognati, gli zii, il papà, i figli che venivano svegliati perché non potevano mancare al pranzo domenicale con il nonno. Questo è quello che mi manca di più. Faccio gli stessi numeri sicuramente, però li faccio con delle tipologie di tavolo che sono diversi. Se dovessi scegliere un solo piatto come simbolo dell'identità napoletana, quale sarebbe? Non è un unico piatto, perché a volte tu per sentirti in linea con la natura la devi pure seguire,
non contrastare, per cui quando tu hai un unico piatto, a volte la natura quegli ingredienti te li fa girare, te li fa passare, perché non c'è sempre lo stesso ingrediente, sempre disponibile tutti i giorni, tutti i mesi dell'anno e tutte le stagioni dell'anno, per cui il centro storico di Napoli, che era molto attento alla diversità, alla centralità degli ingredienti come stagionalità e come facilità di reperirli pure e quant'altro, ha fatto sempre sì che non ci sia un unico piatto forte, ma che era appunto, come ti dicevo prima, quell'insieme di antipasti, di contorni, antipasti, che in virtù anche del criterio della stagionalità e della facilità del comprarli, del poterli trovare, rendevano le tavole partenopee ricche e magiche di tante cose da mettere al centro tavole, e lì poi con i criteri della solidarietà, del rispetto di ciascuno, iniziava il cosiddetto mi passi, mi dai, ne vuoi un po', me ne dai un po'. Cosa spera che resti di questo posto quando non ci sarà più? E non lasciare solo il ricordo, perché se si lascia un ricordo solo e non ha anche un'attività che prosegue, che continua a camminare con la sua forza, con le sue gambe, con le sue idee, e quando mi riguardo lo vivrei come un forte fallimento. Quindi un ricordo piacevole, ma sempre con una cucina aperta, attiva e piena di colori, odori, sapori e amicizia. Questo è quello che mi auguro, quindi di non lasciare solo un ricordo, perché questo mi lascerebbe veramente infastidito e magari anche, diciamo, sì, perdente. Quindi un ricordo sì, ma con una cucina aperta a ricevere tutto quello che Napoli ti riesce a donare. Questo è quello che mi auguro per me e per chi mi seguirà dopo in questa attività. Grazie mille, la ringraziamo profondamente per il suo contributo estremamente prezioso e grazie ancora per la sua disponibilità. Grazie a voi.